C'era una volta, indovinate un po', un canale YouTube che un uomo creò e proprio in occasione del Santo Natale, L'idea di far sto video in rima mi fa proprio cagare. videogiochi di Natale. Ho visto il modo in cui le multinazionali costringono la gente a far uscire un gioco non finito in questo periodo, videogiochi punto fermo. Il Natale è il momento in cui ci troviamo tutti insieme, compriamo, incontriamo le nostre famiglie, compriamo, 5 di noi vanno a messa, compriamo, regaliamo e compriamo. A Natale siamo tutti più buoni. E a tal proposito ho intenzione di insegnarvi una nuova ricetta, ovvero il cristiano in forno. In particolare, questa ricetta funziona solamente il 25 dicembre. Gli ingredienti principali sono una garrota. I giochi a tema natalizio sono molto rari, visto che se devo scegliere fra Spyro Enter the Dragonfly o reinterpretazione di Storia sul Natale numero 78, preferisco Spyro. Comunque quei giochi esistono e ve ne mostrerò qualcuno. Avete presente come Barney Stinson usa l'opinione di una donna sugli Ewok per capirne l'età? Io faccio lo stesso col film del 2000 sul Grinch. Se lo odi vuol dire che hai più di 40 anni. Forse è perché sono italiano o forse perché sono del 97, ma io adoro la performance di Jim Carrey e adoro soprattutto il suo discorso durante la giubilanza. Per promuovere il film è uscito un gioco per la Play 1, che stranamente non ha i Grinch del film, nonostante sia chiaramente basato su di esso. Quale modo migliore per pubblicizzare una cosa che nasconderla a chi la compra? Segrete! Dopo aver visto questa piacevole melma che mi ricorda i giocattoli anni 2000 delle tartarughe ninja, passo al gioco vero e proprio. Sul serio, ve li ricordate? Erano tratti da quella serie delle tartarughe ninja del 2003, dove avevi le tartarughe che tipo si potevano trasformare a volte tipo da tartarughe normali a tartarughe ninja, e avevi Luz, no? Quello verde, tutto verde che... Non mi ricordo più il sapore, a dire la verità. Devo averlo bevuto, devo essermelo dimenticato, probabilmente era velenoso. Ho trovato! Mi è venuta un'idea grandiosa. Quest'anno gli Who la pagheranno. Il gioco inizia col Grinch che si mette a fantasticare su come rovinare la festa alla nota rock band inglese, e a pensarci quel giorno, a chi non so, il suo uccello di ben 3 taglie aumentò. Purtroppo nel cercare un progetto fico cade dalle scatole e si rompe l'osso del collo. Riposa in piscio, Grinch Rossi. Mancherai a tutti noi. Comunque tutti i suoi progetti finiscono in giro per chi non so. Ulandia! Ok, chi cacchio ha fatto l'adattamento di questo gioco? Sul serio, il doppiatore del Grinch, che sembra Luca Sandri, anche se non lo è, però ci assomiglia, è bravo, visto anche il doppiaggio dei giochi PS1 precedenti. Non so cosa speri di ottenere salvandomi la vita, ma non funzionerà. Oh, sei più furbo di me, JJ. Sul serio, quel doppiaggio era fatto coi piedi, ma non potevano prendere a spunto dal film? Intanto vado di nuovo nel Monte Briciolaio, che gli adattatori non avevano cazzi di tradurre, per cercare le chiavi per entrare nel mio laboratorio per poter uscire. Per entrare nel Monte Briciolaio, per poter entrare nelle chiavi, uscire. Per rompere queste casse devo saltare alla ciambella? Ciambella. Prendo la chiave, sposto un sasso, uso Max per prendere un'altra chiave, alito su una macchina per farmi riconoscere, pure la macchina muore soffocata e vado al mio computer in stile Plankton, per poi usare il sistema di risucchio per chi non so. Percorso fino a Hauville. Perché a che cazzo serve l'italiano quando hai l'inglese? Comunque questa è la mia lista alla Postal 2. Would you please sign my petition? La prima cosa che succede non appena arrivo a chi non so è che una zanzara mi attacca. Una zanzara. A Natale. Vabbè, se non è morta di freddo morirà di puzza. Chi non so è un ambiente ostile al Grinch selvatico. Migliaia di pericoli possono rovinargli l'inverno. Zanzare, postini che gli sparano raggi congelanti, bambini che ballano, il carillon che fa ballare i bambini che ballano e piccoli bastardi che lanciano palle di neve. Il Grinch è attualmente in via d'estinzione e quindi bisogna proteggerlo in tutti i modi possibili nel suo habitat naturale. Abbiamo questa cabina telefonica in cui mi metterei il mio impermeabile da esibizionista se ne avessi uno, questi pupazzi di neve che devo distruggere all'egg drop, questi non so chi che hanno così tanta paura di me che mi corrono addosso per nascondersi, e si arriva alla parte più fastidiosa di questo livello, i pali.
Questi pali sono consistenti come la morale di... Odio questi pali e il fatto che ci sono vari posti essenziali dietro a questi argagni maledetti non aiuta. Ci sono furfanti maldestri, goffi, sciocchi o lenti, ma il Grinch è più agile anche dei nemici più potenti. Non erano passati neanche 2 minuti che per ben 2 volte i miei coglioni erano caduti. Nonostante i miei problemi, questa zona è forse la migliore nel gioco, piena di luoghi da esplorare, nuove meccaniche... Raccogliere deve il Grinch o... Nuove meccaniche da scoprire, varie piattaforme, zone di cui devo trovare l'accesso, come questo orologio che devo cambiare in modo da fare i dispetti ai non so chi, e una città che sembra quasi viva. Oh my god, I just went off into orbit! Trovo un foglio del mio nuovo progetto e sono pronto a distruggere negali, pupazzi di neve e giocare a Metal Grinch Solid con questo postino. Ti ho grinciato! Ben pochi sanno che il Grinch è una sottospecie del puffo e proprio come molti altri parassiti fungini si produce asessuatamente. Vi ho mai detto che odio queste aste? Entro in stealth nella porta, le collisioni fanno cagare, cerco di entrare, si sveglia il postino ed entro lo stesso. In questa torre trovo il travestimento da non so chi. Immaginati di vedere un tizio che va in giro con un mantello stile Mediatore e una maschera stile Michael Myers. Voglio vedere in quanti lo ignorano. Veramente, la collisione delle zone in cui puoi premere triangolo mi alzano l'autostima come game developer. Per dire, questo è un gioco che sto sviluppando in Unity. Potete notare che le collisioni fanno cagare. Ma penso di aver fatto un lavoro migliore di questo gioco del 2000 uscito nei negozi. Ho provato a vagare in giro per questa interpretazione Tim Burtoniana del Natale, non capisco come cacchio andare avanti e francamente questo palo di merda mi impedisce di avere voglia di continuare. A giudicare da varie recensioni non mi sono perso molto. Sinceramente devo dire che c'è un gioco molto migliore per chi odia il Natale. Prima di iniziare, posso dire che detesto i problemi di retrocompatibilità di Windows? Sul serio, ci ho provato un sacco di volte e l'unico motivo per cui penso che non funzioni è Windows 11. E fu così che il mio piccolo merdoso laptop con sopra Windows 9 mi ha salvato ancora una volta, proprio come quella volta con MViki. Quindi, Viscera Cleanup Detail Santa's Rampage. Come posso descrivervelo? Ho deciso di farlo con una canzone. Nella fabbrica gli elfi avevano tanti sorrisi, facevano giochi per i bimbi, non circoncisi. Quando il capo arrivò, gli venne un mezzo coccolon, aveva una lupara e puzzava di bourbon. Dalla testa ai piedi aveva le munizioni, tipo un barbuto magico Sylvester Stallone. Le guardava gioioso, col sorriso dei putti. Auguri di buon Natale, ora morite tutti, stanotte il comunque questo gioco è stato difficile da capire. Mi muovo come un ubriaco e quando provo a prendere un secchio succede questo. Sono al 15° secchio, perché cazzo continuo a premere il bottone per sbaglio? E ogni tanto al posto del secchio d'acqua e del bidone dell'immondizia escono fuori parti del corpo di esseri non identificati. Chi ce le ha messe? Perché sono lì? E perché sono molto più martoriate degli elfi, che mi guardano con quegli occhi sbarrati priva di qualsivoglia forma di anima? Sul serio, questi macchinari mi fanno più paura di un Babbo Natale omicida, interpretato da Bill Goldberg. Ma se invece di fare una strage Babbo Natale salvasse il mondo? Santa Claus Saves the Earth. Questo gioco è uscito nel 2002 per Play 1 e Game Boy Advance. E questo mi fa una paura fottuta. Vedete, la mia teoria sui giochi di una console è che i migliori sono quelli usciti a metà del suo ciclo vitale. Questo perché agli inizi i programmatori non sanno ancora sfruttare il potenziale della macchina, mentre alla fine se ne sbattono i coglioni. Questo gioco è uscito nello stesso anno di GTA Vice City, Smackdown Shut Your Mouth, Dragon Ball Z Budokai e BMX XXX, quindi potete immaginare la qualità di questo prodotto.
Tra l'altro è stato sviluppato dalla Telegames, un'azienda la cui unica nota positiva è che fa meno schifo della Phoenix. Ed è solo perché loro non ti propinano film di merda spacciandoli per videogiochi. Dopo la schermata di logo più inquietante dai tempi della Phoenix, andiamo al menu principale e le uniche opzioni sono audio e crediti. Si comincia benissimo. La trama è... ok, come cazzo ve la descrivo? È il 24 dicembre e questa pata ha la fantastica idea di usare un bastone per muscolare la sua pozione perché è scema. Guardando nel calderone è in grado di vedere ogni cosa che succede nel mondo, perché la sfera di cristallo costava troppo e signora mia c'è la crisi. Comunque grazie alla pozione vede Babbo Natale che prepara la slitta per i bambini e questa visione la offende tantissimo. Perché a quanto pare in questo universo parallelo il Natale non è arrivato gli anni scorsi. Comunque lei non vuole che Babbo Natale dia regali ai bambini perché sì e intrappola il nostro San Nicolaus nelle lande magiche. Vorrei essermi inventato una singola cosa di quello che ho detto. Vi ho già detto che questo gioco ha un port per Game Boy Advance? Ora, secondo voi questa è la versione per Play 1 o per GBA? Sbagliato, questa è la versione per GBA. Che cosa è meglio per voi? Questa grafica che può benissimo farsi asfaltare da Donkey Kong Country per il Super Nintendo? Questo MIDI che utilizza appieno le potenzialità di una calcolatrice della Craig? Questi alberi che si vede palesemente che sono ripetuti con una texture da 120 pixel? Oppure il salto con un arco che riesce a malapena a essere meglio di quelli di It's No Good? Non sarà l'ultima volta che cito It's No Good. La mappa ha un design a cazzo di cane come in It's No Good, i nemici non crepano se gli salti addosso come in It's No Good e hai vari tipi di attacco che puoi cambiare fra loro come in It's No Good. Posso dire almeno che non hai il danno da caduta, che quando atterri non ti fermi e che almeno sai che cos'è una piattaforma e che cos'è un muro. Ah, e quando colpisci col sacco vai indietro. Non sapete cos'è la bustina del tè? È quando lei si mette così e voi inzuppate le... Tra l'altro quando cadi da un burrone con la scala devi aggrapparti manualmente, se no finisci per terra. I nemici normalmente vanno giù facilmente, ad eccezione di queste maledette bestie gialle. Queste bestie rovinano il gioco. Giuro, se questi organismi geneticamente malfatti non ci fossero, sto gioco... farebbe comunque pietà, ma almeno sarebbe sopportabile. Questi cosi sono aggressivi, se ne sbattono dello scroto natalizio ed evitano i proiettili che lanci. E ti ritrovi come secondo/terzo nemico del livello 1. Ma andate a cagare. Sopravvivo per un soffio e assisto al momento più magico dell'intero gioco. I Saturnali sono pieni di magia. San Nicola di Bari, noto come San Nicola di Mira, San Nicolao o San Nicolò o San Niccolò, in greco Agios Nikolaos, Patara 15 marzo 270, Mira 6 dicembre 343, è stato un vescovo romano, vescovo di Mira, venerato come santo dalla Chiesa cattolica, dalla Chiesa ortodossa e da diverse altre confessioni. Si fottano queste bestie, salto oltre al buco e arrivo a queste macchine. Non funzionano. E va bene, torniamo fuori. Sono un coglione. Ok, al prossimo tentativo capisco come devo fare con questi cosi. Li attiro in un buco. Comunque di qua mi serve una chiave che posso trovare in questo pertugio maledetto dal quale non passo neanche volendo. Trovo gli interruttori delle carrucole e vado in alto. Non trovo una sega e devo per forza tornare dov'ero. Vabbè, non sarà un problema. Questo gioco chi cazzo l'ha chiesto? Chi ha voluto una re-release di Elf Bowling? Perché questa serie ha 8 capitoli? Perché hanno fatto un film basato su Elf Bowling dove si scopre che in realtà Kris Kringle è un pirata? Questa è la serie che più mi ha fatto dubitare della realtà stessa. Voglio dire, chi di voi sapeva che esiste una serie di videogiochi per Windows 98 chiamata Elf Bowling? E di quelli che lo sapevano, chi sapeva che è stato poi fatto un remake per il Game Boy Advance e poi per il Nintendo DS? Elf Baby. Elf Baby. Sul serio, Elf Baby. Pure per il 98, anno di nascita di Elf Bowling 1, questa citazione era vecchia.
È un po' come se io facessi un gioco chiamato, che ne so, Krampus Curling e il menu principale avesse un diavolo coi capelli arcobaleno che canta Stupid di 6ix9ine. Gioco in uscita sulla nuova Nintendo Snitch 2. Come dice il gioco, questa è una compilation di Elf Bowling 1 e 2. Elf Bowling 1 è un gioco di bowling, solo che gli elfi sono i birilli e i controlli sono fin troppo semplici. Tekken Bowling è un gioco di bowling migliore. Cacchio, il bowling di Crash Tag Team Racing è migliore di questo. Controlli solo la direzione e non la controlli neanche bene, perché la palla va dove cacchio vuole. Ho davvero visto quello che ho visto? E non è l'unica roba simpatica che può succedere. Gli highlights includono anche scorregge e un elfo con un cartello che mi fa capire che la situazione dell'istruzione al Polo Nord deve fare veramente schifo se un essere millenario non sa ancora come si scrive Babbo Natale fa schifo. Ottima inoltre la colonna sonora, composta da un solo pezzo, ovvero 4 minuti e 33 secondi. Commovente. Ora passiamo a Elf Bowling 2 e come dice il nome Elf Bowling 2 è un gioco di bocce. E questo gioco ha una trama. Il fratello malvagio di Babbo Natale, chiamiamolo pure Santa Claus, ha deciso di sfidare il babbo a bocce perché evidentemente fare l'umarell è un'emozione troppo estrema per il gamer anni 90. Come nel primo non ho la più pallida idea del criterio con cui viene deciso il mio tiro. A volte non arrivo neanche alla linea dei punti, a volte butto fuori sia il mio elfo che quello dell'avversario. Ben 2 volte l'ho tirato troppo forte ed è finito in pasto agli squali. So solo una cosa: Balls Mahoney mi ha doppiato e non capisco perché. Prima di vedere l'ultimo gioco diamo la parola al nostro sponsor. Questo video è sponsorizzato da Temu. Ok. All'inizio io volevo fare uno sketch comico su quelle pubblicità di merda che vedi spesso su YouTube di Temu eccetera, però non avevo più il tempo e quindi eccovi una versione tarocca della Pickle. Da Temu risparmi tanto, se ignori l'inutilità dell'acquisto. Carta da gioco gigante, O in euro. Android dall'aria affidabile, 66 euro. Collare ortopedico molto fashion, C13 euro. Penne all'inchiostro, davvero poco fidati. Temu, questa merda te la diamo davvero. Ho una confessione da fare. Non ho mai visto Nightmare Before Christmas. Mia madre e mio padre non mi hanno mai preso la cassetta, non ho mai acquistato il DVD, non l'ho mai visto in TV e se volete che io lo guardi su Disney Plus siete pazzi. Non so se mi piace o no il fatto che i giochi della Play 2 avessero un trailer come video intro. All'inizio io pensavo che questo video fosse diviso fra intro e trailer. Poi, iniziando la campagna... Welcome to Halloween Town! Jack Skeletron, il cui nome in italiano mi dà più l'idea di un Transformer che di un gentiluomo senza carne, decide che Halloween è diventato noioso e che vuole qualcosa di nuovo. E il dottor Finkelstein gli dà Flubber. Jack quindi decide di andare a cercare altre cose fighe e vado, prendo e vedo, decidono che questa sia un'ottima opportunità per far tornare il Bau Bau. No, non questo Bau Bau. Sandy manda una lettera in stile aeroplanino di carta a Jack e alla vigilia della vigilia di Natale Jack torna a mani vuote. Vuote come la città di Halloween. E le porte si chiudono. Arrivano i cugini di Jack che chiamerò Skeptimus Prime e Cesemena. Questo è un gioco beat 'em up dove non si salta. Perché gli anni 2000 avevano la mania di non farti saltare? Comunque, grazie all'uso delle tartarughe ninja qui, posso fare delle combo e delle mosse davvero molto carine. Ah, e questo gioco non è neanche stato doppiato. L'adattamento c'è, però evidentemente il doppiaggio costava troppo. Al megafono sentiamo la voce del Bau Bau che dice di aver conquistato la città. Uno non può neanche cagare senza che succedano casini qui, ma almeno posso vedere delle descrizioni sull'indice, rendendo questo gioco quasi un collectathon. Vedo varie aure viola e il contro i 3 Mr. Hyde.
A quanto pare Vedo, Vado e Prendo hanno pensato che fosse una buona idea andare a prendere ogni singolo insetto di cui era composto il Bau Bau e ricucirne il sacco, e la città è disseminata di trappole messe dai cittadini per rendere Halloween meno noioso. In questo momento Jack Skellebly sta considerando l'idea di trasferirsi al Polo Nord in pianta stabile. Aida il sistema di salvataggio. Non so sotto quale criterio oscuro, e credetemi, ho provato a pensarci, ma va bene. Andiamo dunque al municipio, dove troviamo l'ombra del Bau Bau. E qui parte la boss fight, dove sotto le note di un remix di Mr. Bau Bau devo pestare a sangue l'ombra e raccogliere le note. Se ne prendo abbastanza parte una delle QTE più confusionarie del mondo, per fare l'attacco iper mega madonna che proprio neanche guarda, e il miau miau va giù molto velocemente. Dopo aver preso a pugni l'ombra, vedo la porta della città di Halloween cadere. E che fai, non la prendi come souvenir? No. Passiamo al capitolo 2. Vado al municipio e non mi fa passare perché devo fare cose al municipio. Scopro come aggrapparmi alle cose e lanciare Skelescream, provo il teschio di cristallo, mi rifugio in un frigo per salvarmi dall'atomica e torno giù, dove il bambino cadavere mi indirizza al negozio stregato. Ehi Jack, vuoi comprare cose? Sì, vorrei questo. No! Il bambino mi dice che il clown dall'incredibile faccia, che vive nelle fogne, ha la chiave del cancello. Pesto a sangue gli scheletri, o meglio lo farei se avessero il sangue, e il clown mi dice che non trova la chiave. Perché la gente ti affida cose? Il clown trova la chiave e scopro che Sally è stata catturata e forse è al cimitero. E Zero non è nella sua tomba. Guardate bene, Zero non è nella sua tomba. Non lo è. Non c'è. È sparito. Non c'è. Questo cancello è chiuso a causa del beh, ma arrivo all'albero dell'impiccato lo stesso, che però ha perso gli impiccati, perché sono scappati dalla paura di morire impiccati. Sì, e quindi devo cercare Zero. Nella sua tomba. Anche se non c'è. Perché è sparito. L'ho cercato prima e non c'era. Quindi non c'è. È sparito. Incontro Vado, Vedo e Prendo, ed è tempo di una boss fight difficilissima che consiste nel fare ciò che ho sempre fatto, ovvero menare scheletri, ma questa volta so quanti. Mando in fuga i bambini, mi perdo nel percorso più lineare della storia e so per certo che non troverò Zero. Perché nella tomba non c'è. Perché ho guardato prima. E io devo cercare lì. Anche se non c'è. Zero è nella tomba e grazie al suo aiuto posso finalmente cercare gli impiccati. Che cazzo devo fare? E ho finito. Questo video è stato più corto del solito, ma fra il fatto che mancano un sacco di giochi, non ci sono granché giochi di Natale, il fatto che devo lavorare, vaffanbrodo, questo è il video.